Ciao e benvenuto o benvenuta in questa prima lezione introduttiva su Office 365, che è l'ultima lezione che vado a registrare, nel senso che io ho terminato tutte le lezioni su questo corso di Planner e come ultima vado a registrare questa per introdurti all'argomento Office 365. Perché procede in questo modo? Perché ora, avendo tutte le applicazioni, e in maniera particolare Planner, ma anche le altre ricche di contenuti, potrò farti capire ancora meglio perché prima di andare ad utilizzare Planner e le altre applicazioni è necessario capire e sapere come funziona l'ambiente di amministrazione di Office 365 e come funziona il sistema dei poteri di amministrazione, cioè del chi può fare che cosa all'interno dell'account. Soltanto dopo aver capito questo potremo andare a operare sulle applicazioni che tra poco ti farò vedere, ricche già di tutti i contenuti che io ho introdotto per fare questo corso. Office 365, come puoi vedere da questa diapositiva, non è un'applicazione, è un mondo di applicazioni che nascono per interagire tra loro, nel senso che ciascuna di queste applicazioni, interagendo con le altre, produce, come leggi qui in queste poche righe, produce dei risultati in termini di organizzazione aziendale e di produttività notevolmente superiori rispetto a quelli che produrrebbe se venisse usata singolarmente. Quindi queste applicazioni sono fatte per interagire con le altre. Per esempio, se io utilizzo anche semplicemente un file di SharePoint ma lo condivido in OneDrive lo potrò condividere con altre persone che potranno modificarlo. Accanto a quella modifica ci rimarrà il nome della persona, la data e l'ora in cui l'ha modificato, ci rimarrà il file precedente con la modifica, quindi la versione precedente alla modifica. Ecco le potenzialità ulteriori. Allo stesso modo, se questo file di PowerPoint lo vado a condividere in Teams, diventerà patrimonio di tutta la chat di Teams, sia nel canale generale o in un canale privato. Ce lo ritroveremo sempre nei file, comodamente consultabile, e anche in quel caso potrà essere condiviso tra più soggetti. In Outlook avremo delle caselle di posta elettronica condivise per i gruppi Office 365, e così si può dire di tante altre applicazioni. Per esempio, il sito SharePoint si aprirà conseguentemente all'apertura di un piano in Planner, sarà legato a doppio filo al piano di Planner, così come il blocco note di OneNote si aprirà automaticamente con l'apertura del piano di Planner e sarà legato a doppio filo a quel piano, e lo stesso dicasi per l'ambiente To Do. Quindi, come avrai capito da queste poche parole, queste applicazioni vanno usate insieme, cioè non vanno usate singolarmente, perché se vengono usate singolarmente non danno il 100% delle loro potenzialità, cioè non è che non ci servano, ma sicuramente non ci danno i risultati che ci potrebbero dare se utilizzate in concomitanza con le altre. E in questo corso noi partiremo da Planner, perché questo è un corso su Planner. Costruiremo un piano di lavoro all'interno di Microsoft Planner che riguarderà, supporremo di organizzare un evento congressuale, ma faremo interagire il piano di Planner con tutte queste altre applicazioni che vedi, perché è soltanto facendo così che dal piano di Planner si può ottenere il 100% delle sue potenzialità in termini di organizzazione buona dell'attività lavorativa e quindi di produttività. E per esempio andremo ad integrare il piano di Planner all'interno di Teams, di modo che sia consultabile anche da Teams. All'interno di Teams andremo ad integrare anche il sito SharePoint che Office 365 ha generato automaticamente al momento della costituzione del piano. All'interno di Teams integreremo anche OneDrive, di modo da poter consultare i file direttamente, e integreremo anche tutta una serie di file, sia di Forms per la registrazione dei dati che di Sway per delle presentazioni, in modo da poterli raggiungere
raggiungere direttamente da qui. Lo stesso faremo in SharePoint, anche qui potremo raggiungere direttamente quei file di Forms o di Sway e potremo raggiungere anche il piano di Planner direttamente o il blocco appunti per consultare delle note. In OneDrive faremo l'elenco dei file che ci servono per organizzare l'evento e faremo anche alcuni esempi di flusso Power Automate per gestire i file, per esempio per scaricare all'interno di una cartellina di OneDrive tutti gli allegati di posta elettronica che arrivano da una determinata mail. Poi gestiremo il nostro blocco note, qui come vedi ci sono tutte le attività che io ho riportato nel piano di Planner. Andremo a costruire i moduli di Forms, anche mettendoli in contatto con SharePoint, di modo che in questo caso, per esempio, le hostess e gli steward, quando riempiranno questo modulo via internet, i dati finiranno automaticamente per il flusso di Power Automate in una lista SharePoint che ci si presenterà come un foglio Excel, quindi a quel punto non dovremo fare più niente. E poi qui andremo a creare delle belle presentazioni in Sway, in questo caso ti presento quella per la cena di gala con cui si chiude l'evento. Quindi ho voluto fare questa breve presentazione già con tutti i contenuti che ho realizzato durante il corso per introdurti a queste prime due sezioni che seguono del corso, che non riguarderanno Planner direttamente, ma che riguarderanno e costituiranno i presupposti per poter utilizzare in maniera proficua non solo Planner, ma anche tutte le altre applicazioni di Office 365, perché per utilizzarle servono degli utenti. Come vedi qui ci sono 45 membri. Gli utenti prima vanno creati gli ospiti, vanno creati i gruppi Office 365, vanno create le caselle di posta elettronica condivise. Bisogna attribuire i ruoli di amministrazione per vedere chi in tutte queste applicazioni può fare che cosa. È questo di cui ci occuperemo nelle prossime due sezioni. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!